Ciao a tutti, sono Alice Boffa dell'Accademia Europea di Manga. In questo workshop vi parleremo di prospettiva. Ricordatevi di andare a seguirci sul nostro gruppo Facebook per far correggere i vostri lavori dai nostri insegnanti e a seguire al termine della sessione il live su Zoom per i consigli finali. La prospettiva quando si va a disegnare un manga è fondamentale perché a tutti noi piace disegnare il personaggio protagonista che combatte utilizzando magie che distruggono la terra oppure i sentimenti di storie romantiche e così via. Però dobbiamo anche far capire bene attraverso il disegno dove sono posizionati i personaggi, in quale ambiente, dove si muovono, in una città, in un luogo più isolato, e avrete di sicuro notato che all'interno del manga, chi più chi meno a seconda dello stile e del tipo di narrazione, gli sfondi sono sempre molto curati. Per esempio, se dobbiamo introdurre l'ambiente in cui si spostano i personaggi, come in questa scena. Anche in situazioni di vita quotidiana del personaggio, anche senza esagerare con i dettagli, però ogni elemento è posizionato in un certo modo, con una certa logica. Dobbiamo far capire bene dove si spostano i personaggi, a che distanza si trovano. Anche nelle vignette molto piccole, questo dipende dallo stile, però la prospettiva degli elementi di sfondo è sempre molto precisa. Inoltre ci serve anche per andare a disegnare armi in prospettiva, come in questo caso. O se ci piace il genere, andare a disegnare anche dei robottoni, sempre utilizzando le tecniche prospettiche. Esistono 3 prospettive, quindi 3 tipologie diverse di prospettiva. La prima si chiama prospettiva centrale e viene chiamata anche prospettiva a un punto di fuga. La seconda si chiama prospettiva accidentale. Viene conosciuta anche come prospettiva a 2 punti di fuga. La terza prospettiva si chiama obliqua. Viene chiamata di solito a 3 punti di fuga. Esiste la visione dall'alto e anche dal basso. Bene, ora andiamo a realizzare la prospettiva centrale. Partiamo disegnando la linea dell'orizzonte. La linea dell'orizzonte, chiamata LO, è la linea del nostro sguardo. Poi vado a posizionare a mia scelta il punto di fuga centrale. Una volta posizionato, scelgo dove posizionare il lato del solido che vado a disegnare. La cosa fondamentale è che sia parallelo alla linea dell'orizzonte. Poi collego gli spigoli esterni del mio segmento al punto di fuga, in questo modo. Do i nomi agli spigoli A e B, poi sempre stando attenzione al parallelismo con la linea dell'orizzonte vado a segnare, tratteggiato visto che sarà un punto non si vedrà del solido, il lato in fondo. Facciamo sempre attenzione al parallelismo. Poi con una linea perpendicolare alla linea dell'orizzonte, quindi che crea 90 gradi, scelgo l'altezza del lato verticale. Proseguo con il lato parallelo del segmento AB e poi collego, così da creare la prima facciata. Vado a ripassare pure la base che sarà tratteggiata perché non si vedrà nel solido. Poi collego anche gli spigoli più alti del mio solido, sempre al punto di fuga. Riporto l'altezza fin dove si incrocia con le linee che ho mandato a fuga, in questo modo. Poi non faccio altro che collegare e ripassare in nero le parti importanti. Ecco fatto. Bene, adesso affrontiamo la prospettiva accidentale, quella a 2 punti di fuga. Parto sempre dalla linea dell'orizzonte, LO, in questo modo, e scelgo dove posizionare i 2 punti di fuga, F1 da un lato
e dall'altro F2, sempre sulla linea dell'orizzonte, in questo modo. Assicuratevi che i punti di fuga siano abbastanza distanti. Poi posiziono lo spigolo della visuale del mio oggetto e lo collego a una fuga F1 e poi a F2. Scelgo qual è la profondità di B e la collego a F1. Poi trovo dove voglio il punto D, lo collego sempre alle fughe e così ho già trovato la base. Bene, ora ripassiamo gli spigoli che si vedono. Andiamo a inserire l'altezza. L'altezza è sempre perpendicolare alla linea dell'orizzonte. Scelgo io l'altezza del solido. La vado direttamente a ripassare per evitare di confondermi. Il punto in alto poi lo collego a F1 e F2. Controllo che le altezze siano tutte parallele tra loro e le collego fin dove ho tracciato la linea che va a fuga. Vado a tratteggiare pure le parti che non si vedranno del solido e a ripassare completamente quelle che invece si vedranno. Poi vado a costruire anche la parte dietro, sempre collegando gli spigoli del solido alle due fughe per trovare lo spigolo retrostante. Fate attenzione a essere molto precisi perché basta una linea storta che ci fa sbagliare la prospettiva. Vado a tratteggiare e anche le altezze. Mi raccomando, le altezze sono tutte parallele tra loro. Ed ecco qua il primo solido. Andiamo a disegnarne un altro. Partiamo da un punto un po' più decentrato. La base la costruiamo come prima. Collego il punto alle due fughe. Scelgo la larghezza, la distanza tra gli altri punti in questo modo. Vado subito a ripassare le parti che si vedono e quelle che non si vedono le vado a tratteggiare in modo da evitare di confondermi, perché vedete che si vengono a creare tante linee. Poi lavoro sulle altezze esattamente come prima, faccio attenzione che siano tutte parallele tra loro, in questo caso lo voglio fare un po' più basso questo solido. Collego gli spigoli alle fughe, mi riporto l'altezza in modo che sia parallela a tutte le altre e perpendicolare alla linea dell'orizzonte. Vado a ripassare i punti che si vedono, collego quello che manca alle due fughe per trovare l'altezza dietro, vado a ripassare tutto il resto. Vedete che disegnando un solido sotto la linea dell'orizzonte vediamo pure la faccia superiore del solido. Ora andiamo a disegnare la prospettiva obliqua, visione dall'alto. Disegnate come sempre la linea dell'orizzonte per prima cosa, poi posizionate i punti di fuga sulla linea dell'orizzonte 1, 2 e il terzo punto di fuga sarà sotto la linea dell'orizzonte 1, 2 e 3. Come nella prospettiva occidentale andate a posizionare lo spigolo del solido e a creare tutta la superficie esattamente come prima. Andiamo subito a ripassare le parti che si vedono, in questo caso si vedrà tutta la superficie superiore del solido. Le altezze invece le collego con il terzo punto di fuga, in questo modo, quindi non saranno più parallele tra loro. Ripasso subito la parte dell'altezza che mi interessa, che è questa qua, e poi collego la parte più in basso con il punto di fuga. Ripasso subito la prima faccia che ho trovato, che è questa qua, e faccio lo stesso con quella laterale dall'altra parte. La collego al punto di fuga, disegno anche la parte che non si vede, ricordatevi sempre di disegnarla perché vi serve per capire la spazialità, e ripasso le parti che si vedono e tratteggio quelle che non si vedono. Ed ecco qua un solido visto dall'alto. Ora passiamo alla prospettiva obliqua vista dal basso. Posizionate la linea dell'orizzonte in basso nel foglio.
prendetevi tutto lo spazio che potete. Poi posizionate i primi 2 punti di fuga e il terzo punto di fuga sarà in alto. Posiziono lo spigolo del mio oggetto e lo collego ai punti di fuga, come abbiamo fatto nella prospettiva obliqua dall'alto e nella prospettiva accidentale. Vado a ripassare le parti che si vedono e tratteggio quelle che non si vedono, e le altezze, come prima, le vado a collegare con il punto di fuga in alto questa volta. Quindi anche in questo caso non ci saranno linee parallele tra loro. Scelgo l'altezza del mio solido, decido che è questa, la ripasso direttamente, collego il mio spigolo dell'altezza ai 2 punti di fuga sulla linea dell'orizzonte, ripasso subito una facciata e faccio lo stesso dall'altra parte. Vado a disegnare pure le parti che non si vedono, cercate sempre di essere precisi. Tratteggiamo tutto quello che viene nascosto dalla visuale. Ecco fatto. Vado a tratteggiarvi un lato per far vedere meglio la tridimensionalità. Questo è un oggetto visto dal basso. Con queste tecniche che vi ho spiegato si può disegnare uno sfondo rapidamente in maniera semplice, perché la difficoltà della prospettiva non è tanto nelle regole, perché come avete potuto vedere non sono così tante, basta fare un po' di attenzione per riuscire a seguirle come si deve. Per il resto si tratta tutto dell'inserimento dei dettagli per rendere più vivo possibile lo sfondo, quindi bisogna fare attenzione a tutti gli spessori. Quindi, come nell'esempio che vi sto facendo vedere, con una semplice prospettiva accidentale si può creare uno squarcio cittadino in maniera abbastanza semplice. Bene, per questo video è tutto. Venite a farci vedere i vostri disegni sul gruppo Facebook in descrizione. Siamo a disposizione per correggere i vostri lavori per 2 ore e poi in live su Zoom alle 18:30, non mancate!